È un'altra giornata piovosa e fredda. Oggi andiamo alla ricerca di un nuovo appartamento qua a Shanghai. Ci siamo un po' stufati del nostro perché è piccolino e vogliamo cambiare. Andiamo a vedere cosa riusciamo a trovare in questa zona con circa 500 euro al mese. Andiamo. Ok, adesso stiamo per entrare dentro questa agenzia che si chiama Lianjia, è una delle più famose qua in Cina e chiederemo di farci vedere qualche appartamento nella zona. Stiamo cercando qualche appartamento qui nella zona, stiamo parlando con gli agenti. Ok, stiamo andando a vedere un appartamentino. Ci ha detto che questo costa 5.140, tutto compreso tranne l'elettricità. Questo è il bagno. TV, letto, scrivania. Qui c'è il balcone che è aperto, non c'è una porta, si possono appendere le cose qua in alto oppure qua e c'è il sole di fronte tutto il giorno. Il primo appartamento visto è bello, devo dire, è più grande del nostro. Si affaccia a sud, il che significa che c'è il sole tutto il giorno, e costa 5.140 e non comprende però le spese dell'acqua e dell'elettricità, quelle si pagano a parte. Adesso stiamo andando a vedere il secondo appartamento. 你没去过？没去过了，一直在上海。他们一直在上海上学，上海体育学院就是那个。体育这我知道，你们意大利去过吧？ 没有。 Qui non ci stanno facendo entrare perché dobbiamo mostrare il QR code che è verde, che in pratica in Cina c'è un sistema per il QR code per questa situazione del virus. Ok, qua devo aprire una parentesi e spiegarvi bene che cosa è successo. Non ci stavano facendo entrare perché all'ingresso di ogni area residenziale c'è uno stand con delle guardie che fanno i soliti controlli della temperatura e scrivono il nome delle persone che vogliono entrare e che entrano, che non risiedono però in quella zona residenziale, e noi eravamo fra di esse. In più, appena gli ho detto che ero italiano, si è un attimino spaventato pensando che io fossi tornato in Cina arrivando dall'Italia, e la situazione in Italia al momento non è delle migliori, quindi hanno dovuto fare degli accertamenti e li abbiamo fatti tramite questa applicazione che si chiama Alipay. Noi qua in Cina utilizziamo Alipay per pagare praticamente tutto, non è solo per pagare ma che anche per ordinare il cibo, ordinare un taxi, fa tantissime cose questa applicazione. E da quando c'è stato questo scoppio, questo virus in Cina, hanno creato un sottoprogrammino all'interno di Alipay per praticamente tenere tracciati i tuoi spostamenti e gli spostamenti di tutti, in modo da capire dove sei stato negli ultimi 14 giorni e se servisse diciamo ricostruire la tua storia per sapere con chi sei stato a contatto. Faccio un esempio. In questo programmino tu hai un QR code. Se il QR code è verde vuol dire che sei a posto, non sei stato in zone pericolose, sei in salute e non sei, diciamo, un caso sospetto / pericoloso. Oggi chi arriva in Cina viene messo 14 giorni in isolamento, no? Chiunque arrivi in Cina. Questo vuol dire che da qualunque paese tu arrivi, appena atterri in Cina, questo QR code è rosso. Sei un caso rosso, ovvero pericoloso. Che cosa succede? Ti mettono i 14 giorni di quarantena, durante questi 14 giorni il QR code diventa giallo, se sei a posto dopo i 14 giorni, se sei in salute, diventa verde e poi puoi andare tranquillamente in giro. È un'altra misura tecnologica che hanno preso qua in Cina per appunto tenere gli spostamenti tracciati di tutti quanti, in questo caso nel bene di tutti. Verso la fine del video vi dirò qualcosa in più su questi appartamenti che siamo andati a vedere. Adesso torniamo al video. Se è verde vuol dire che puoi entrare, è tutto ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci hanno fatto un po' di controlli ma adesso possiamo entrare.
这个还没有打扫，公司我们会安排人来打扫的。打扫的。嗯，对对对。这个 This is the kitchen。这2天那个我们会安排保洁的过来把打扫的，对对，会全部打扫干净的，你放心。那个保洁的是1个星期1次来还是一个月来1次？1个月来1次啊。对。Questo è il bagno che è un pochino sporco, eh? 啊，那个中原城市广场。哦，中原城市广场。前面的。对，后面就是你们学校体院，后面就是。多少钱？是5000多吧？这个是5400多5400。 5389。啊，OK。除了水费、电费、燃气费，其余的都包括的啊。对，这个也有网的。也有网，这里是中国移动还是中国电信？电信啊。对，最好的是一样。速度是多少？速度是一样的，基本上，下载速度可以达到每秒10兆。Just the toilet is not nice clear. Questa è la cucina. Abbiamo visto i 2 appartamenti, adesso andiamo un attimo a fare la spesa e dopo in questi giorni decideremo che cosa fare. Non ci hanno controllato più la temperatura qui all'ingresso del supermercato. Ok, la cassiera non è neanche più protetta come nello scorso video. Non è più protetta perché la situazione appunto è in miglioramento continuo, quindi stanno piano piano togliendo tutte quelle misure di precauzione come il controllo della temperatura all'ingresso e queste protezioni per le cassiere che poverine stare tutto il giorno così non respirano più. Siamo andati a farci questo giretto oggi per vedere qualche altro appartamento sulla cifra dei 500-700 euro al mese. Noi in questo appartamentino paghiamo 500 euro al mese circa, 4200 yuan, senza contare però le spese dell'acqua e della corrente che sono più o meno 60 euro al mese. Se non avete visto il mio appartamentino vi lascio qua il link. Ho già detto tante cose in quel video sull'affittare appartamenti a Shanghai, qualcuna la ripeterò adesso in questo video, però guardate anche quel video se vi interessano gli appartamenti. Lo lascio in descrizione e a fine video. Non abbiamo ancora deciso se ci muoveremo o meno. Secondo me in questo momento è sempre meglio risparmiare perché costano un pochino di più quegli appartamenti, però sono leggermente più grandi e questa cosa ci farebbe più comodo. Acqua e corrente si pagano dappertutto con un sottoprogramma sempre all'interno di Alipay che praticamente in parole semplici funziona così: la ricarichi tramite il telefono, cioè vuoi 50 yuan di corrente, vuoi 30 euro, 50 euro di corrente, semplicemente paghi 50 euro e la corrente si ricarica così. È molto semplice, comodo, tiene tutto tracciato anche lì. Tiene tracciate le tue spese giornaliere, le tue spese mensili eccetera, è comoda. I contratti solitamente sono di minimo 6 mesi e bisogna lasciare almeno un mese di deposito, un mese di affitto. Noi qua in questo appartamentino abbiamo pagato un mese di deposito, sì, poi appena finisce il contratto te li ridanno se non hai spaccato nulla. Questi appartamenti che siamo andati a vedere hanno tutto compreso, c'è anche l'uomo delle pulizie che viene una volta al mese, c'è il wifi compreso. Il primo era 42 metri quadrati, il secondo era 52, qualcosa del genere mi sembra. Per affittare appartamenti a Shanghai ci sono tanti modi, il più semplice, quello che io consiglierei a tutti, è quello di andare in queste agenzie come Lianjia, che è una delle più famose e più affidabili. L'unica cosa è che bisogna parlare cinese, se non si parla cinese sarebbe meglio farsi accompagnare da qualcuno che lo parla. Hanno anche le applicazioni dove potete vedere praticamente gli appartamenti che hanno. Tutto qua, questo era un vlog della giornata dove siamo andati a cercare questi appartamenti. Se vi interessa affittare appartamenti guardate l'altro video perché ho detto più cose, qua qualche cosa mi è sfuggita, quindi ve lo lascio qua in alto e a fine video. Penso che quest'anno porterò qualche video in più di questo genere vlog in giro per la città, in modo da farvi vedere bene com'è la vita qua in Cina, qua a Shanghai, e anche in modo da fare più video. Finito, ci vediamo al prossimo video.